Ciao raga. Vi vedo che siete lì che state dicendo come può passare da un 1000 a questo. Pesa come un 600 ma 40 cavalli in meno. Sì, tutto vero, ma fermi. Ora devo andare a fare il rodaggio e poi vi spiego tutto. Allora veniamo a noi, veniamo al focus del video: perché comprare uno ZX 4RR. Allora, numero uno, questa è la mia ZX 4, l'ho comprata io, non ho nessun contratto con Kawasaki al momento, quindi vi spiego i motivi per i quali ho fatto questa scelta: passare dal 1000 alla 400. Allora, il mio 1000 ero arrivata alla situazione in cui o ci mettevo mano pesantemente per fare per rimetterlo a posto e spendere quindi dai 4 ai 5.000 euro, oppure venderlo e prendere una moto che costasse meno. La prima pensata che ho fatto è stato la 600, l'ho provata a Lombardore, l'R6 mi è piaciuta tantissimo, sono stato veramente vicino a prendere un Kawasaki 600 nuovo, perché a differenza di costo rispetto a questa non è elevata, però a conti alla mano non ho notato una vera differenza. E poi anche per il discorso del canale, io facendo YouTube con la 600 si è ormai detto di tutto, quindi non avrei portato nulla di nuovo. Scendendo di categoria ci sono le nuove Twins, le nuove moto per correre la Twins Cup, che dall'anno prossimo si chiamerà Sport Bike. Le moto che correranno in quella categoria saranno R7, RS660, molto probabilmente anche questa. Le moto che stanno uscendo negli ultimi mesi, come diciamo più che stanno uscendo, si sta riscoprendo un certo tipo di moto come la Portogini, la SV650, e effettivamente qui c'è un grosso risparmio dato dalle gomme, dove se montiamo una gomma usata non c'è tanta differenza rispetto a una gomma nuova. Chiaro, c'è sempre differenza, ma non è la differenza che troviamo sul 1000, quindi a livello di costi di gestione per me, per le mie tasche, era l'unica scelta. E poi se dovessero andare in porto dei progetti che ho in corso di definizione, rimane comunque un'ottima moto da allenamento e nulla toglie che posso fare delle wild card al Motoestate oppure nel suo trofeo monomarca al CIV. E sì, pesa come un 600, a 40 cavalli in meno, costa poco meno, però questa ha una facilità di gestione, costi di gestione ancora migliori rispetto alla 600. Posso andare nei cartodromi, posso andare nelle piste veloci e comunque con 80 cavalli riesco a fare un po' tutto divertendomi. Perché questa è un R7? Perché sempre per il discorso del canale, sull'R7 si è già detto tutto, con la RS660 si è già detto tutto, con la Protogini si dirà tutto, con l'SV650 anche lì ormai la conoscono tutti. Questo è un progetto nuovo, una moto nuova che nessuno su YouTube Italia quantomeno porta o porterà, e quindi ho trovato questa soluzione per il canale, per il mio portafoglio e per il divertimento. Mettendo insieme queste tre cose qui è venuta fuori la Ninja ZX 4RR. Oggi sono a Pomposa per fare un rodaggio, quindi sulla sensazione dinamica mi prendo ancora qualche giornata, anche perché ha piovuto, pista bagnata, moto ancora intonsa con gli specchietti, è da allestire ancora, quindi quantomeno togliere il careno originale che costeranno un fottio, e su quello mi riservo ancora 2 uscite. Ma se vogliamo parlare già dei difetti, parliamone. Allora, la critica principale che ho letto in giro è sul telaio. Allora, secondo me non è tanto il discorso del materiale con cui è fatto, che è l'acciaio, che in MotoGP KTM ci ha vinto delle gare negli ultimi anni, ma quanto più il discorso del telaietto posteriore. Cioè, vedere questo, la saldatura a livello di guida non influisce, ma se facciamo una caduta di quelle brutte dove la moto si impunta, con le moto diciamo vere, grosse, dove è imbullonato, si cambia il telaietto posteriore e si salva il telaio. In questo caso, se pieghiamo il telaietto posteriore, dobbiamo buttare tutto il telaio e cambiarlo, quindi costa meno a Kawasaki farlo, costa di più a noi se abbiamo un problema. Altre cose veramente diciamo negative non ne ho trovato, anche guardandola. È una moto che costa meno di 10.000 euro, quindi ovviamente non possiamo pretendere dei dettagli da moto da 30.000 euro che costano adesso, però devo dire che è fatta molto bene. È molto più moto di una 400 bicilindrica che avevo io prima, tanto per dire.
per quello che ho potuto provare finora, il motore per esempio è un motore da corsa, 4 cilindri a 15.000 giri, si sente che è un motore un po' più da corsa rispetto ai bicilindrici soliti che vediamo sulle moto di questa categoria, quindi grande coraggio di Kawasaki secondo me da questo punto di vista. E poi devo dire anche i freni, non è malaccio, è molto meglio della 400 che avevo. Sospensioni, ecco, un'altra cosa negativa secondo me è che sulla sospensione anteriore almeno una regolazione della compressione del ritorno ci voleva. Come l'hanno messa sul posteriore secondo me ci voleva anche sull'anteriore, però molto probabilmente tutti cambieranno le cartucce, quindi questo problema si risolve. Bene, dopo essermi congelato le mani per fare il rodaggio qui a Pomposa sulla pista bagnata, adesso è uscito il sole ma ormai è troppo tardi, è ora di tornarsene a casa e vi saluto, ci vediamo al prossimo video dove spero di metterla già con delle gomme decenti e provarla un po' più seriamente. Ciao raga!